Ciao ragazzi, sono Piedmont Ball e oggi vedremo cosa sarebbe successo, almeno secondo me, se nella fragile Repubblica di Weimar fosse scoppiata una guerra civile tra le varie fazioni ribelli. Naturalmente vi ricordo che questa è solo una mia ucronia e non vuole diffondere pensieri politici o d'odio. Detto questo iniziamo. Come sappiamo in Germania la monarchia degli Hohenzollern si concluse con la cosiddetta Rivoluzione di Novembre, terminata poi l'11 agosto 1919. L'impero tedesco cadde però già il 9 novembre del 1918. Perdendo così la prima guerra mondiale, ed è risaputo che l'intesa fu abbastanza birbantella con la Germania. A guidare la rivoluzione furono il Partito Comunista e la Lega di Spartaco, il cui obiettivo era creare la Repubblica Libera Socialista di Germania. A preparare i fondamenti per il futuro ma mai nato Stato socialista tedesco furono varie repubbliche sovietiche, come quelle di Baviera, Brema, Würzburg, Alsazia-Lorena e Braunschweig. Queste repubbliche non seguivano però la filosofia leninista, preferendo il lussemburghismo, il marxismo consigliarista e la sinistra comunista. In pratica queste filosofie sostengono che uno Stato socialista non debba essere governato da un leader ma da una serie di consigli, che partono da quelli locali fino al Consiglio nazionale. Il governo represse queste rivolte con l'aiuto dei Freikorps, gruppi armati di estrema destra. Ora iniziamo a vedere cosa sarebbe accaduto di diverso rispetto alla realtà. Il governo, essendo socialdemocratico, dopo qualche mese avrebbe iniziato a diffidare dei Freikorps, e allo stesso tempo questi avrebbero iniziato a ribellarsi, rivoltandosi anch'essi. Ciò avrebbe causato la rapida caduta della fragile Repubblica, schiacciata dai comunisti da una parte e dai nazionalisti dall'altra. In questo contesto il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori, guidato prima da Anton Drexler e poi da Adolf Hitler, avrebbe visto l'occasione di salire al potere, alleandosi con i Freikorps. Ciò avrebbe causato la scissione della fazione neomonarchica da queste organizzazioni, poiché Hitler non vedeva di buon occhio l'ex monarchia tedesca. Dunque, ora vediamo cosa avrebbe portato la vittoria di ciascuna fazione. Con la vittoria comunista sarebbe nata la Repubblica Socialista Libera di Germania, che nei consigli avrebbe però avuto due fazioni principali, gli spartachisti e i nazionalisti. La differenza tra queste due fazioni sarebbe stata principalmente che i nazionalisti ammiravano il modello sovietico e successivamente anche Stalin, mentre gli spartachisti no. Paul Levi, spartachista, sarebbe stato il rappresentante del Consiglio nazionale. A meno che non ci fossero stati golpi nazionalisti non sarebbe probabilmente scoppiata alcuna seconda guerra mondiale. Se avessero vinto i nazisti la storia sarebbe andata esattamente come nella realtà, solo che probabilmente la seconda guerra mondiale sarebbe esplosa prima. Se avessero vinto i monarchici il Kaiser Guglielmo II di Hohenzollern sarebbe tornato in Germania dall'esilio nei Paesi Bassi. E ciò avrebbe probabilmente portato ad un intervento militare da parte della Società delle Nazioni per rovesciarlo e instaurare nuovamente una repubblica. Nel caso la Società delle Nazioni fosse intervenuta da subito reprimendo tutte le fazioni, la Germania sarebbe tornata ad essere un fragile Stato ad un passo da un'altra guerra civile. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato mettete like ed iscrivetevi. A presto!